Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Oggi siamo in compagnia di Francesco. Ciao a tutti. E della sua auto, una Mercedes classe A. Sì. E poi Francesco dici te che motore ha e che cos'è. Allora, questa è una Mercedes classe A 180 benzina, versione premium. Versione premium. Quindi top. Sì, la più alta di gamma, di versioni. Bene, come mai l'hai scelta questa Mercedes classe A? Allora, perché dopo anni di macchine usate cercavo la macchina che mi piaceva, quindi cercando un attimino ho aspettato un attimo e alla fine sono riuscito a prendermi lei come la volevo, con tutti gli allestimenti che cercavo. Quindi te l'hanno fatta su misura? Sì, infatti dall'ordine l'hanno proprio costruita sulle mie specifiche. Ah, ok, quindi perché prima stavo guardando così un attimo e ho visto qua una firma. Ho detto, boh, non riesco a capire, dopo in caso ve la faccio vedere. C'è una firma sul vetro e Francesco mi diceva... È marchiata dall'operaio che la costruisce. Dall'operaio che la costruisce. Pensate, quindi c'è l'operaio, gli fa la firma direttamente sul vetro. Fantastico. Bene Francesco, giusto per dirti più o meno i consumi, come siamo qua? Allora, in urbano siamo sui 7,5-8 litri per 100 km. Quindi un 14? 13, 12,5, 13. Comunque abbiamo 100 e quanti cavalli? 136 cavalli. 136 cavalli su una macchina comunque 4,40 m, se non sbaglio 4,43 m. Però finalmente dopo tanto tempo abbiamo portato un'auto bassa, un'auto come era una volta, prima di tutti i SUV, prima di tutti i crossover che ci sono, abbiamo un'auto come era una volta la Golf, come era la Tipo, la Bravo, eccetera, abbiamo un'auto bassa e quindi comunque a vederla così mi sembra abbastanza spaziosa. Dopo andiamo a vedere gli interni e andiamo a vedere come è fatta. Beh, l'allestimento qua, quanto tempo ha adesso? Adesso ha 5 anni, 5 anni. È del 2019. 2019, quindi ha già 5 anni, l'auto è ancora perfetta, almeno che c'è la pittura, vernice, è tutta perfetta. Mi raccontavi di un caso che ti è successo, Francesco? Sì, allora consiglio, se prendete questa macchina, di farvi un'assicurazione abbastanza completa, se non proprio casco, perché fai presto ad andare con conti dal carrozziere alti, perché ho dovuto cambiare un faro e solo questo piccolino qui costa 1.200 euro, quindi fate un attimino i conti. Penso che i fari siano LED. Sì, fari full LED. Full LED, e quindi un faro a 1.200 euro sono soldini. Più dopo mi dice anche un po' il parafango. Il parafango, sì, siccome sono in alluminio, è più facile cambiarli che sistemarli, quindi appunto io per un animale, perché ho trovato un capriolo, ero quasi sui 3.000 euro di... E per fortuna l'hai preso ad angolo, perché se prendevi l'ho preso proprio di striscia, lui non si è fatto niente, è andato via con le sue gambe. Bene, per fortuna, per fortuna. Bene, a parte certe sventure, adesso andiamo a vedere un po' l'auto come è fatta. Nel frattempo Francesco ci racconta l'auto e andiamo a vedere gli interni, come sono fatti. Comunque è un'auto di 5 anni fa, ma vedrete che Mercedes è sempre quel, penso 10 anni più avanti di tutti gli altri. Io mi ricordo ancora la prima Mercedes classe S di mio zio, chiudeva la porta e si chiudeva da sola, parliamo di 25 anni fa. Sta arrivando adesso su alcune auto, quindi Mercedes da quel punto di vista là, signori, costerà di più, sarà più blasonata e tutto, però è sempre un po' più avanti degli altri. È fatta bene. È fatta bene, sì, anche perché adesso andiamo a vedere dopo 5 anni come sono gli interni. E quanti chilometri sono circa? Beh, la uso poco perché non la uso per andare a lavoro, perché... Sei vicino? Sì. Io e Francesco siamo colleghi di lavoro, quindi... E quindi sono sui 30.000 chilometri, Okay. quindi sì, poco, però comunque sono passati 5 anni. Bene, quindi andiamo a vedere un po' l'auto e gli interni e magari guardiamo anche il bagagliaio. Poi se Francesco ha dei difetti da dirci o dei pregi, li raccontiamo mentre guardiamo l'auto. Eccoci qua, questa è l'auto vista dal basso e frontale. Ho voluto fare questa ripresa qui perché è molto bella, l'auto è bassa, sportiva ed elegante allo stesso tempo. La Mercedes, secondo me, negli ultimi anni è passata più alla sportività che all'eleganza, però riesce a combinare queste due cose di eleganza e sportività che è veramente impressionante. Ditemi voi cosa ne pensate. Guardate anche, adesso provo ad alzarmi un po', cioè è veramente bella, ha un bel... è bella veramente.
Andiamo a vedere un attimo i fari, che come ci diceva prima Francesco sono a LED. Vediamo qua c'è il marchio Mercedes, qui vediamo i fari tutti a LED con scritto LED High Performance, quindi full LED praticamente, non sono Matrix, non so se 5 anni fa c'erano oppure erano un optional, comunque ti ricordi se erano un optional, Francesco? Mi sembra fossero un optional, o magari sui pacchetti. Ok, però già ti sei accorto di differenza tra questi e l'auto che avevi prima come fari? Beh, sì, Sì, ok. decisamente. Allora, io ho fatto un video solamente di fari a LED per quanto riguarda una Volkswagen Tiguan e effettivamente anche chi lo usa mi ha detto sono un'altra cosa, i fari a LED sono un'altra cosa. A volte parliamo di sicurezza ma non guardiamo certe cose che magari i fari sono quelli che ci illuminano la strada. Vabbè, qua poi sono particolari che io ci tengo ma non tanto valutati. Vedete il frontale qua col stemma della Mercedes, anche qui sopra. Vedete la vernice come è ancora perfetta dopo 5 anni. A parte che se non sbaglio Francesco tu la tieni lì in garage. Sì, ho il garage. E quindi l'auto non prende né sole né niente e se vai via di sera comunque non c'è il sole che la rovina. Però sono passati 5 anni e l'auto è praticamente perfetta. La linea, anche quella che hanno fatto adesso il restyling, è rimasta sempre lì. Sì. Abbiamo dei cerchi come vediamo qui da 18 con ruota 225 se non sbaglio, sì. È molto bassa perché è un 45 di spalla, raggio 18, questi sono i cerchi marchiati AMG. AMG, eccolo qui. Quindi qua segno di sportività che vi dicevo, questo è stato un option anche questo che hai preso? Fa parte del pacchetto premium. Ok, fa sempre parte del pacchetto premium. Poi qua abbiamo gli specchietti sempre con le frecce a LED, come vedete le frecce qua non ci sono più, sono tutti qua sugli specchietti. 4 maniglie per entrare dentro, non sono nascoste, sono belle in vista. Anche qua guardate quanto lucida è ancora la carrozzeria, veramente spettacolare. E vista da dietro, eccola qua, abbiamo il simbolo Mercedes che si illumina addirittura col sole, 2 scarichi finti se non sbaglio, sì, non sono mostrati. Una pecca purtroppo, sono estetica. Finti. Solo estetica perché lo scarico è sotto lì. Comunque vista da giù è così, bella. L'antenna non la vedo. Non c'è. Non c'è l'antenna? Non c'è. E dov'è l'antenna? L'antenna è sul tetto, corre dentro il tetto. Corre dentro il tetto, non sì. C'è l'antenna. In effetti stavo guardando e ho detto ma dov'è l'antenna? Effettivamente non c'è. E questa è un'altra cosa che particolare diciamo di questa Mercedes. Sinceramente non me ne ero mai accorto, ma in effetti l'antenna non c'è. Bene, adesso magari andiamo a vedere un attimo il bagagliaio, com'è, se è spazioso per una famiglia e se ci stanno i bagagli secondo voi per una famiglia. Francesco, io ho il metro, ecco qua, se vuoi misurarlo, così diamo un attimo un occhio. Allora. Si apre così. Come vediamo i sedili sono frazionabili 40, 20, 40, quindi sì. potete anche qui al passaggio se volete mettere un paio di sci sì. o qualsiasi altra cosa. E questo è il bagagliaio. Se vuoi dargli una misurata magari in larghezza e in profondità, giusto per portare 2 dati ai clienti, cioè alle persone che stanno guardando il video, non ai clienti, scusate, sono abituato al lavoro che sono sempre clienti. Allora, bene. Con i sedili normali perché non si muovono, i sedili che si abbattono e basta, non avanzano. Ok. Allora, qui c'è un 66. 66 di profondità, bene. E una larghezza? E una larghezza di 105. Bene, bello largo, insomma 105, sì. Ho provato dei SUV più grandi, nettamente, ma erano 90 di larghezza, qua siamo 105, ci stanno un po' di valigie. Sotto c'è routine? Sotto c'è il kit di riparazione, ok. Sì. Ok, quindi non abbiamo il routine, però abbiamo un altro spazio per mettere qua qualcosina, sì. Se ci serve, e come vedete di spazio ce n'è. E poi guardate anche le rifiniture come sono rifinite, qualsiasi cosa, cioè Mercedes non lascia niente al caso, anche i ganci qui per mettere delle corde, quelle che volete, è tutto in acciaio, non abbiamo pezzi di plastica, a parte questi qua dove andiamo a mettere le borse, però per il resto guardate, anche questo qua, cos'è questo qua? Un gommino? È il gommino della corda? Sì. Guardate come è rifinito. Cioè sono tutte piccolezze, alcuni particolari,
che fanno la differenza. Poco da fare, anche questi qua tutti in movimento, non ci sono vibrazioni, penso non ci sia No, no, niente no. di scontato, ecco. Molto bene, adesso proviamo a salire magari dietro e così vediamo quanto spazio c'è. Il sedile è sull'altezza di Francesco, Sì, che è sì. 1,70 m. Magari. Magari, no? 1,65 m. 1,65 m, bene, e vediamo come si sta seduti dietro. Vai. Eccoci qua, Francesco Ecco adesso qua. entra e vedete che comunque la porta si apre molto bene. E il sedile davanti è regolato sulla sua altezza, comunque potrebbe anche venire indietro un altro po', ma di spazio Ce n'è. signori, ce n'è, e come? Guardate. Perché c'è questa rientranza del sedile, molto bello e sportivo, vedete, che mi permette appunto di mettere Sì. le ginocchia e qualsiasi altra cosa. 5 persone dietro stanno comode. Stanno comodi. Sì. Beh, e guardate che sedili, signori. Guardate che sedili. Pelle Pelle Alcantara. pelle alcantara, quindi il massimo della qualità, penso. Comunque Mercedes non scherza da quel punto di vista lì, sono rifiniture molto Sì. elevate. Vedo anche lì che abbiamo la luce è tutta anche quella lì a LED, sono Sì. luci a LED, Che si può accendere dal tastino qui. ok. Adesso sono le porte aperte, quindi... Ah, ma 2 luci ha addirittura, una a sinistra e una a No, no, è destra, proprio per... per la lettura. Sì, se sei Ah. in macchina che vuoi accenderlo, il tastino. Ah, wow, bello. Maniglie per gli occupanti solo dietro, davanti non ci sono. Eccoci qua, e adesso salgo anch'io così vediamo un attimo la plancia da dietro. Eccoci qua, sono salito anch'io dietro, guardate la plancia, guardate che bella che è. E da lì sono partite tante Mercedes con questa estetica qua, o no? Sì. Era una delle prime che facevano Col display unico, questa versione, prima, la versione precedente aveva 2 display singoli, Ah. staccati. Ok, qua abbiamo tutto un display unico. Sono 2 display ma in un'unica plancia continua. Molto bella, molto interessante e attuale. Poi dietro vediamo che abbiamo 2 bocchette dell'aria qui e ci sono anche, ci sono anche 2 prese USB-C. Quindi già 5 anni fa avevamo già 2 prese USB-C. E questo che vi dicevo, che Mercedes è sempre proprio avanti per tutto. Cioè le prese USB-C su certe auto si iniziano a vedere adesso, dopo 5 anni. Ce le ha dietro, davanti, nel portaoggetti, prese ce ne sono. Non mancano quelle di sicuro. Qui poi abbiamo una retina dove mettere appunto qualsiasi oggetto. Questo è il pannello porta. Sempre rivestito in Alcantara, con i finestrini elettrici. Automatici dietro che vanno giù. Sì. Tutti quanti, bene. Quindi tutti e 4 i finestrini sono elettrici e automatici. Quella bella rifinitura qua in alluminio. Bella, sì. Vista da dietro, signori, provo a andare un po' più indietro. Guardate che spettacolo. Quello che vi dicevo io, la sportività, con questi bellissimi sedili, sono un optional. Sì, fanno parte del pacchetto premium. Ok, quindi sono un optional. Sedili sportivi, appunto pelle Alcantara, con cuciture rosse. Quindi qua siamo cuciture rosse in risalto, qua che vedete, e quella è la differenza. E guardate che bel sedile. Bello. Poi qua abbiamo il bracciolo che si apre, caso dopo dobbiamo vederlo da davanti. Plastiche tutte nere lucide anche sulla plancia. Non vedo il cambio. Non vedi il cambio perché dopo te lo faccio vedere. Ah, ok. Ok, dopo mi fa vedere dov'è. Non so cosa pensate voi e se riuscite a vedere le stesse immagini di quello che vediamo noi da dentro qua, ma si respira aria premium, molto. Bene, adesso saliamo davanti e andiamo a vedere come è fatta la plancia. Vi faccio vedere il pannello porta del lato guidatore. Vedete anche qui sempre tutto Alcantara, plastiche tutte morbide, quindi non abbiamo plastiche croccanti, anche qui abbastanza morbide. E qui abbiamo una lucina che ci illumina, perché se noi apriamo la porta arriva un'auto da dietro, luce rossa che ci fa vedere che la porta è aperta e quindi non ci vestono. Rossa qui e bianca sotto per illuminare di più, sia qui che sotto lo specchietto c'è una luce per illuminare la zona davanti alla porta, per vedere cosa c'è. Qua più anche lo specchietto? Sì. Sotto lo specchietto c'è un'altra luce. Cioè pensate che... Allora, andiamo a vedere un attimo lo specchietto. E qui sotto vedete i LED che vanno a illuminarmi appunto dove sto mettendo i piedi. Ci sono delle pozzanghere, ci possono essere qualcosa magari che non riusciamo a vedere a occhio nudo, e questo ce lo illumina. Belle, molto interessante anche questo.
Guardate qua la scritta Mercedes, tutta bella, beh, tenuta benissimo l'auto, perché è perfetta, praticamente come se fosse nuova, ma guardate dopo 5 anni un'auto come può essere, quindi può essere una bella occasione anche per un usato. Vale ancora, ha un ottimo valore perché vale ancora sui 25.000 euro a distanza di... Che all'epoca l'avevi 5 anni. pagata? 30.000 euro. Sì, quindi abbiamo perso veramente pochissimo. I sedili sono regolabili tutti manualmente, non sono elettrici. Era un optional, però Era non un l'ho option messo. anche quello lì, che secondo me è Però, meglio così. volendo anche il supporto. Ah, ok, per le gambe. Sì. Quello lì viene in fuori. Eccoci qua. E quindi per rilassare di più le gambe. Questa è una bella cosa. Uniti anche qui, una Guardate. sciocchezza, è pelle anche questa. Tutto in pelle, quindi non hanno lasciato niente al caso. Sono questi i particolari che Mercedes si distingue, poco da fare. E vedete anche il volante come è fatto. Guardate, sono tasti touch Touch e tasti normali. e dopo. fisici. Sì. Guardate come sono rifiniti. Che belli che sono. Veramente eccezionali. Qua abbiamo i fari, il freno a mano se non sbaglio. Qua abbiamo la regolazione del cruscotto, la bocchetta dell'aria, anche quella bella, molto bella. E fa la sua scena, perché con questi sedili qua, con le cuciture rosse e tutto il resto, signori, siamo a buonissimi livelli. Adesso proviamo a salire dentro e diamo un occhio un attimo alla plancia. Eccoci qua, dal posto del passeggero, diciamo così. Vedete come si vede il cruscotto. Questo è il cruscotto che vede Francesco mentre guida. Tutto è un display enorme, quello del suo design. Non so se si può cambiare anche grafica o cose del genere. Sì, sì, è tutto personalizzabile. Quindi potete metterlo come volete. Guardate che bello che è. Bello. Sia i due quadranti ai lati che la parte centrale si può impostare in vari modi. Ok. Allora abbiamo quella parte lì che è il contachilometri, contagiri e tutto il resto. E qui è la parte destinata alla radio, Sì. se non sbaglio. Sono due schermi da 10,2 pollici. Ok. Sono sempre optional. Di serie esce con i due schermi da 7. Da 7, quindi questo qua è sempre un optional. Questo sì, fa sempre parte, soprattutto quello centrale, fa sempre parte di un pacchetto, quindi il pacchetto Tech che aveva lo schermo da 10,2, il Park Assist. Anche il Park Assist, Sì, questo qua. Quindi possiamo parcheggiare tranquillamente, sì. fa tutto lei. In caso dopo, se riusciamo facciamo una prova, perché non c'è neanche un'auto qua, non so se riesce a trovare. Non trova, cioè, c'è talmente tanto spazio che dice mettila dove arrangiati. vuoi. Bene. E vedevo qua che anche qua abbiamo sempre la fascettina rossa, vedete qua. Ma una cosa che dopo se no mi dimentico è che nonostante ci sia tutta questa luce del sole che batte, il display si vede perfetto. Non abbiamo di sicuro problemi di luminosità e penso che di sera sia molto molto valido. Anche perché poi in base alla luminosità esterna si adatta da solo, se farti vedere ad esempio la mappa diurna o notturna. Okay. La mappa è lì al centro, che vedete il navigatore è lì al centro. È impostabile, volendo si può mettere tutto su questo schermo, tutto su quello, è tutto personalizzabile. Per personalizzare le impostazioni ci sono questi due quadratini qui che sono a sfioramento. Ok. E si possono impostare, ad esempio, vediamo, cambiamo quello centrale ad esempio. Ok, qua si può. Posso mettere il navigatore dove voglio. Se voglio mettere dati ad esempio come l'accelerazione, la forza G laterale. Cioè veramente bello e c'è da divertirsi e da imparare qua di sicuro, perché ci sono tante cosine da imparare. Non vedo sempre questo benedetto cambio, dov'è? Allora, il cambio non è sulla tunnel centrale, è uno dei motivi che mi ha fatto anche scegliere questa macchina, ma è con una levetta qui al volante. E quindi il cambio è qua, automatico? Sì, automatico, doppia frezione, 7 rapporti. Nella versione, questa che ho io premium, ha anche le palette al volante. Ok, che vediamo qui dietro. Molto ben rifinite, belle, color alluminio, non so se siano proprio in alluminio o color alluminio, comunque belle, stanno molto bene qua sul volante.
Climatizzatore automatico, automatico bizona. bizona. Abbiamo poi qua altre prese USB-C, come vedete. Qui abbiamo per mettere i bicchieri, eccetera. Sì, e anche per riporre la chiave, che così Ok. ti dice anche, infatti, Chiave, ok, che vedete qua sotto. l'accendisigari è qui, è Un option. normale, Ok. c'è, ma se volevi proprio il pezzettino che si toglie, è un pacchetto, ma costa 10 euro, ma tanto non mi serviva. Ok. Anche se io sono un fumatore, dentro in macchina Non si fuma. che se no si rovina o si brucia. Esatto. E poi qua abbiamo il pad per... Il pad per controllare tutto il display centrale, che è touch. Quindi adesso vediamo, qua si va in mod e si possono scegliere ad esempio radio, la navigazione, dati sul telefono, si può mettere il navigatore, si vede Guardate, bene, si vede che molto display che ha. bene. E appunto a oggi, adesso mi segna giorno, se guidi di notte è più scuro, che così ti dà meno fastidio, la luminosità è meno forte e dà meno fastidio. Guardate anche i dettagli con le nuvole. Adesso non so se è un caso perché oggi ci sono delle nuvole e il sole è così limpido. Ti segna anche la pioggia. Addirittura. Wow, bello. Veramente, sì, alcuni particolari che poi vedevo che i comandi qua del volume. Il volume, sì. I comandi principali, quindi navigatore, media, telefono, preferiti, specchietti, e questo è il comando per il park assist, quindi attivandolo e andando a una velocità massima fino a 35 all'ora, se rileva un parcheggio te lo indica, e dal display basta selezionare il parcheggio, dopo vediamo se si riesce. Okay. E lei parcheggia da sola, accelera, frena, sterza, e qui c'è il Dynamic Select per selezionare i vari modi di guida, quindi che si possono vedere sul display. Sì. Allora, selezioniamo qua Dynamic, vedete? Okay. E qui inserire se è l'accensione. accesa, esatto. L'accensione con pulsante start e stop. Ok. Quindi senza chiave, la chiave o in tasca o nel suo alloggiamento, si accende. Ok, eccoci qua. Ok, e per selezionare le mappe, diciamo, ecco qua, ci sono 4 mappe. Eco, che è quella Comfort è quella base. Ok. Eco, che è quella per risparmiare, principalmente in modalità urbana. Okay. Sport, che quindi Sport abbassa anche l'assetto di 1,5 mm. Addirittura? Sì, modifica la risposta dello sterzo, del motore, per divertirti. Ok. Quindi possiamo divertirci. Oppure individual, per farti una mappa come preferisci tu. Di base lei parte sempre comunque in Comfort, che è quella standard base più comoda, diciamo. Più comoda per risparmiare magari anche un po', non come Eco. Non come Eco, perché taglia la modalità Eco, taglia eventualmente anche un po' magari il climatizzatore, è tutto pensato per risparmiare, funziona benissimo in modalità guida urbana. Ok. Per risparmiare. Bene, io direi che volevo farvi vedere un attimo anche qui gli interni, la plafoniera, guardate com'è fatta, sembrano tutte delle piccoli gocce di vetro, non so neanche io come definirla, guardate qua. E da qui una cosa particolare della Mercedes, se non sbaglio, si può accendere le luci dietro. Ecco, una cosa che mi ricordo ancora dalle Mercedes di non so quanti anni fa, potevi accendere la luce dietro. Dietro, tasto SOS. Il Mi è per col Mi Mercedes. ok, col Mi Mercedes. Ok, e questo aveva già il Mercedes, se non sbaglio, quindi l'assistente vocale direttamente dato da Mercedes. Sì. Questa è un'altra bella cosa. Un'altra piccola cosa che mi sono accorto adesso, intanto che guardavo, guardate qua la serratura come è fatta, non è in plastica, addirittura possiamo mettere la chiave e chiudere. Non si vede più queste cose qui. Non si vedono più, non so perché, ma sono tutte cose che non si vedono più e vabbè.
Quindi novità, sì, è tutto più avanti col futuro, ma le cose vecchio stampo, diciamo, in sicurezza ci sono tutte. Anche qua tutte plastiche belle morbide, non si sente una vibrazione, non si sente niente. Alcantara anche qua, ed è rifinita molto molto bene, secondo me. Guardate anche voi e ditemi cosa ne pensate. Bene, proviamo a fare questo park assist, vediamo se funziona, Vediamo. perché qua è tutto libero e ci siamo dimenticati Yadas. Ha tutto quello che serve, perché vedo qua che abbiamo le distanze Sì. quindi abbiamo la telecamera di fronte, abbiamo tutto. Tutto ha il sistema per rimanere in carreggiata, che quindi se stai oltrepassando la carreggiata senza mettere frecce, frena Ok? e ti rimanda in dentro un attimino il volante per rimanere in carreggiata. Ecco, è un po' invasivo, è quello, perché dà una bella frenata, Ok. però funziona. Funziona bene, l'importante è che funzioni e la sicurezza è anche questa. Buon, proviamo un attimo il park assist e vediamo se funziona. Retromarcia, vedete che abbiamo la telecamera qua ad alta risoluzione, si vede molto molto bene. Guardate le nuvole dietro il paesaggio, è praticamente perfetto. Normale o grandangolare. Ah, anche grandangolare? Sì, ok. per vedere. Quindi possiamo cambiare modalità. Bella cosa anche questa Adesso proviamo appunto a vedere se parcheggia da sola. Vediamo se lo vede. Allora, per attivare il dispositivo basta premere il tasto. Ok. Mettere, vedi che lei inizia a ricercare un posto. Andando fino a una velocità massima di 35 all'ora. Adesso lei non lo rileva perché qua è tutto libero. Vediamo se rileva qualcosa. No, perché dice parcheggiati da solo perché Sì. è tutto libero praticamente. Comunque se ci fosse, qui compare il simbolo di un parcheggio, basta cliccare lì sullo schermo e poi lei ti dice cosa devi fare. Quindi metti la retromarcia, il resto faccio tutto io. Metto la freccia, giro il volante, aziono acceleratore e freno fino a quando ho parcheggiato la macchina e poi molto comodo. E sembra di no, però loro riescono a parcheggiare tranquillamente e non ti fanno sbattere di sicuro con tutti i sensori che hanno. Ok, facciamo una prova, mettiamo... Sì, adesso proviamo a fare una prova di accelerazione, sono sempre nel parcheggio chiuso dove faccio le prove, mettiamo in modalità sport, comunque abbiamo 136 cavalli, ricordo, cambio automatico, e adesso proviamo un attimo l'accelerazione, cercherò di tenere duro qua tutto quanto e vediamo come va. Pronti? 3, 2, 1, via! La tira ben su di giri. In modalità sport non è che si risparmi tanto. Non è economica. Non è economica, non di sicuro l'ha tirato molto bene. Ok, adesso andiamo a fare una piccola prova, così un giretto, un po' di chilometri per far vedere come va l'auto, il cambio, il motore, eccetera. Nel frattempo Francesco mi raccontava alcuni piccoli difetti, diciamo che su un'auto magari di questo calibro non ci dovrebbero essere, da quello che ho capito. Sì, secondo me potevano fare in maniera diversa. Allora, primo è una sciocchezza, la macchina abbiamo detto ha vari modi di impostare le mappature motore e tutto. Allora, la macchina partirà sempre in modalità comfort, che è la base, diciamo. Se noi guidiamo sempre in urbano, che magari può essere comodo usare la modalità eco, comunque dobbiamo ogni volta andare a impostarla manualmente, se no lei va in comfort, che è sempre. Ok, quindi se io voglio fare un viaggio in eco mi fermo ogni 10 minuti, ogni volta devi rimettere eco. Ok. E quindi questa qua è una piccola sciocchezza, sì, ma che magari è fastidiosa, ecco, sì, che potrebbero migliorare. Penso che sia un aggiornamento software, fanno un aggiornamento. Sì. Rimanere sull'ultima mappa che avevi selezionato, rimane quella, se dopo vuoi cambiare. Ok. Poi un altro difetto, quello principale secondo me, che adesso non si vede ma possiamo fare in modo di farlo vedere. Allora, spegniamo la macchina come se io adesso entrassi adesso, ok? Vado ad accendere la macchina
Ok, vedete qui che mi dice attenzione, metti la cintura. Noi adesso siamo entrambi seduti con la cintura, o anche se fossi io da solo, ogni volta compare e devo andare io manualmente a chiuderlo con questo tastino qua, chiudo la finestrella, oppure dal Toglierlo. display Ok. touch. Questo perché non ha un sensore di come si chiamano i sensori Sul di sedile? sì, che quindi riconosce che tu sei seduto, riconosce che hai la cintura allacciata, cioè lui riconosce che hai la cintura allacciata perché se non la metti suona, però non te lo chiude in automatico, quindi se io sono seduto da solo con la cintura non serve quell'allarme là, diciamo, e ogni volta devo andare a chiuderlo io. Su una macchina di questo prezzo magari lo volevi. un sensorino avrebbero potuto metterlo. Bene. Bene, allora andiamo. Ok, andiamo a provarla un attimo così, rispettando sempre i limiti, giusto per vedere come va tutti i giorni l'auto, ecco. E mi facevi vedere prima che addirittura si fa vedere qui, non è ibrida l'auto, perché non è ibrida, però riesce a recuperare lo stesso un po' di energia quando Esatto. deceleri. Deceleri o freni ha il recupero. Ecco, anche questa è una cosa appunto per avere i consumi sempre più bassi, che Mercedes da quel punto di vista là resta sempre e comunque. Display è il Wow. touch e ti fa vedere un po' tutto, tensione batteria, potenza motore, coppia, la sovralimentazione, Beh, lasciamolo così che è bello. temperatura acqua e olio, è molto sportivo, diciamo. Molto molto carino da vedere così, veramente interessante questo. Ok, andiamo, Ok, andiamo a provarlo. mettiamo in drive Ok, e via. e via. Andiamo a fare un giretto. Vedete che qua si è chiusa l'auto. Sì, appena parti si chiude da sola. Qua abbiamo i newton di coppia del motore, la potenza del motore, la corrente della batteria, tensione della batteria. Molto carino. Questo display qua è interessante. Vede qua abbiamo il consumo e lì puoi mettere anche il contagiri volendo. Sì, sì, sì. Puoi mettere quello che vuoi, però c'è qua la coppia del motore, tutto quanto quello che ci interessa. Auto silenziosissima, bassa, penso che come tenuta di strada sia molto elevata. Tiene bene, infatti è un piacere guidarla. È molto, sì. Cioè non c'è una vibrazione, non c'è una vibrazione all'interno di plastica, di cose che possiamo dire, ok, c'è la plastica che vibra, no, qui va tutto benissimo. Sentite anche il cambio. Cambio di marcia è proprio, non si sente niente, nessun strappo, niente di niente. Siamo già a 60 all'ora e non ci siamo neanche accorti, siamo in quarta, quinta, sesta addirittura. Eh sì, molto silenzioso. Vedete qua tutti gli ADAS che mettono il mantenimento di corsia, eccetera. Non so se riuscite a vederlo, il navigatore. E qui abbiamo il consumo che balla. Adesso sta facendo 3 litri per 100 km, 2,4, adesso ho messo settima. Adesso è in settima. Settimo. Siamo a 80 all'ora. Bene. Ecco qua il display con tutti i cosi. Tu adesso qua penso che acceleri un po' a fondo, lui scala direttamente. Sì. Vediamo, sentite? Tira molto bene. Ed è in comfort, quindi Ed è è in comfort. una mappa tranquilla. Una mappa più tranquilla e cose. In sport l'abbiamo provato prima e sinceramente fa il suo bel lavoro questo motorino 1300. È un 1300. 1300, 136 cavalli, quindi più che sufficienti per portarlo a spasso, anche perché con i limiti che abbiamo siamo già a 90 all'ora adesso e molto bene. Eccoci qua. E Francesco mi faceva notare un'altra cosa, che adesso stavamo parlando un attimo delle gomme, Francesco. Sì. Allora, di suo monta delle Bridgestone, che sono ottime gomme. E cosa bella di questa macchina, ha i sensori di pressione delle gomme, quindi se vi capita di forare, come purtroppo mi è capitato una volta,
rileva che la pressione della gomma sta andando giù e ti compare sul display quale gomma ha il problema. Quindi non solamente l'allarme hai una ruota sgonfia, ma ti dice proprio qual è quella gomma lì. Bene, noi adesso siamo quasi ritornati da dove stavamo facendo la registrazione e dopo facciamo le conclusioni. Eccoci qua, siamo tornati, come avete visto macchina silenziosissima, un cambio fantastico, tutto ad alti livelli. Che dire Francesco, penso che sei contento della tua auto, Sì. Nonostante già i 5 anni, però... 5 di molti, perché quando l'ho presa anche per tenerla. Ah, ok. Sì, non sono uno di quelli che cambia macchina ogni 2 o 3 anni, l'ho presa spendendo qualcosa magari in più, ma questa resta con me per un bel po'. Ok, molto bene. Infatti la tengo bene. Sì, in effetti è perfetta, guardatela, cioè è nuova praticamente. Bene signori, io ringrazio ancora Francesco della sua disponibilità e che gli ho rubato un po' di orette così, e se il video vi è piaciuto mettete magari un like, iscrivetevi al canale che non costa nulla, Esatto. perché basta premere il tasto iscriviti e siamo lì, e poi campanella. Campanella, sì, per le notifiche, per i nuovi video, ecco, grazie a Francesco che mi ricorda. E poi perché faccio questi video qua? E ve lo dico alla fine, ma dovevo dirvelo all'inizio secondo me. Voglio portarvi queste auto raccontate da chi ce le ha, non le auto raccontate da chi ve le vende o da chi deve venderle, ok? A me, che sia una Mercedes, che sia un'auto, che sia un'altra, non tifo, tra virgolette, per nessuno. Voglio solamente portarvi la realtà dei consumi, delle auto come vanno, se ci sono stati dei problemi. Tutto qua. E penso che queste cose qua vengano riconosciute, perché vedo tanti commenti positivi, anche qualcuno in negativo, perché magari di come parliamo e quel che là, ma io non sono un professionista, non sono un venditore d'auto. È più reale così. È più reale, e se qualcuno gli serve vedere un'auto usata dopo tanto tempo, almeno sa già a cosa va incontro, e prima di spendere i soldi sa già come può andare. Poi c'è chi è andata bene, chi è andata male, e va bene, siamo qua. Bene signori, grazie a tutti e arrivederci. Ciao.